video di questa sera è un po' particolare perché cercherò di spiegare i concetti basilari che fanno sì che un minno si possa muovere. Cercherò di spiegare perché si muove, quali sono le forze in gioco e tutto quello che non segue. Ci ho pensato un po' per farlo perché alla fine si tratta di un video molto teorico. Dirò dei concetti poi che rientrano anche di fisica. Mi è stato un attimino anche sconsigliato di farlo perché ho detto ma perché invece di farlo in questo modo non fai degli esempi pratici, cioè su questa forma allora è così. È anche giusto eventualmente farlo in quel modo. Il problema è che in quel modo spieghi l'effetto, ma per come sono fatto io, a me piace capire la causa, in modo che una volta che ho capito la causa, riesco a replicare e avere delle risposte per tutte le situazioni in cui mi riesco a trovare. Quindi sono capone e faccio in questo modo. Per prima cosa partiamo subito con le cose pesanti, quindi partiamo un po' di teoria di fisica e di concetti fisici che entrano in gioco. Per prima cosa, per capire come si muovono, come far muovere i nostri artificiali, occorre conoscere questi principi. Bisogna conoscere il principio di massa, cioè che cos'è la massa, in realtà è quanta materia c'è dentro nel nostro artificiale, e cioè alla fine il peso. In realtà in fisica sarebbe più corretto parlare di massa, comunque considerate il peso globale in modo da capirsi. Poi l'altro concetto è il concetto di baricentro. Il baricentro è il punto di equilibrio del nostro artificiale. Occorre inoltre avere ben chiaro il concetto di peso specifico, cioè il peso di un'unità di materiale. Per capirsi, si prende sempre come riferimento quanto pesa un decimetro cubo, quindi un litro di materiale. Come riferimento è l'acqua, perché l'acqua, un decimetro cubo di acqua pesa un chilo, quindi è quella l'unità di misura, quindi il peso specifico dell'acqua è 1 e tutti gli altri, i pesi specifici degli altri materiali sono in funzione di questo. Quindi un materiale che ha un peso specifico di 0,8 vuol dire che un decimetro cubo di quel materiale pesa 800 grammi, quindi è più leggero dell'acqua e quindi galleggia. Mentre un materiale che ha un peso specifico maggiore di 1 vuol dire che un decimetro cubo di quel materiale pesa più dell'acqua e quindi affonda. Di conseguenza a questo occorre avere ben chiaro la legge di Archimede, che è quella che regola il galleggiamento. Bene, una volta finita tutta questa pappardella teorica, cominciamo a entrare più nello specifico. Quali sono gli elementi che entrano in gioco per far muovere un minno? Partiamo dai minno, in questo caso parliamo sempre di minno classici con la paletta, perché senza paletta entra in un'altra parte e poi eventualmente andiamo nel dettaglio in seguito o comunque quando abbiamo capito poi il resto. Cos'è che fa muovere un minno con la paletta? La risposta è semplice, la paletta. Perché lo fa muovere? Perché la paletta, offrendo resistenza all'avanzamento all'acqua, crea turbolenza e quindi genera un movimento oscillatorio. Una volta capito questo e capito che il fulcro del movimento è la paletta, appare chiaro che se io su un minno sposto un peso vicino alla paletta, il lavoro, quindi la forza che deve generare la paletta per farlo muovere è inferiore. Mentre se sposto il peso lontano dalla paletta, la paletta dovrà fare uno sforzo maggiore per far scodinzolare il nostro artificiale. Quindi è per questo che generalmente si tende a concentrare il peso verso la paletta, perché in questo modo è più semplice far muovere l'artificiale e quindi puoi ridurre le dimensioni della tavoletta. Non sempre però è possibile. Perché? Perché occorre fare un artificiale pesante o quello che è tutto che ne consegue. Quindi dobbiamo aggiungere del peso. Dove lo mettiamo?
Guardiamo questo disegno. Su questo ci sono tre artificiali, tipologie di artificiali. Come vedete, sul primo ha una gobba leggermente spostata verso il muso. Il secondo ha una gobba più centrale. Il terzo, con la lettera C, è un crank, quindi quasi tutto il volume dell'artificiale è spostato più verso il muso. Le righe verticali che vedete è il baricentro, cioè il punto di equilibrio. Praticamente vuol dire, se voi mettete un mino su un dito, un mino grezzo sul dito, il punto in cui non cade né avanti né indietro, quello è il baricentro, è appunto il fulcro dove c'è il concentro al peso, è il baricentro. Se dobbiamo aggiungere peso, dobbiamo tenere in considerazione dove è il baricentro. Perché? Perché se aggiungiamo peso, troppo peso più avanti, se il minimo affondante, affonderà di testa. Se lo mettiamo dietro il baricentro, concentriamo dietro il baricentro, l'artificiale andrà giù di coda. Quindi nel primo caso il baricentro è più avanti, quindi quando aggiungiamo peso dobbiamo tenere presente questo e dobbiamo concentrarlo intorno al baricentro, oppure comunque mettendo peso il baricentro si sposta, dobbiamo comunque fare in modo che l'equilibrio del minimo sia rispettato, cioè anche dopo che abbiamo aggiunto peso, quando mettiamo il minimo in acqua, l'artificiale deve andare giù parallelo in genere. Poi se vogliamo fare altre cose ovviamente lo sposteremo di conseguenza, ma su no, parallelo, quindi il peso dovrà essere più o meno concentrato intorno al baricentro. Sul modello C, che è un crank, potrebbe essere differente la cosa, nel senso che i crank per sua definizione, soprattutto quelle di profondità, devono andare giù, la paletta deve prendere parecchia acqua, per cui a volte si tende non a piombarlo sul baricentro, ma leggermente spostato la paletta in modo che sia leggermente inclinato in avanti. Dobbiamo aggiungere peso. Come lo aggiungiamo? Se è un mino galleggiante il peso da aggiungere poco e si tende a comunque inserirlo tra la paletta e l'anello ventrale, perché comunque anche se si sbilancia leggermente in avanti, tenete presente che c'è anche l'ancoretta vara su un singolo di coda che ha peso, se la paletta è il fulcro, l'anello di coda è in fondo, quindi ha una valenza ancora più maggiore come spostamento di massa. E comunque anche se aggiungiamo un testa non c'è un disequilibrio che rimane appunto galleggiante, rimane comunque in superficie abbastanza pari, occhio a non esagerare. Se dobbiamo fare l'affondante dobbiamo aggiungerlo, mi si è detto, vicino appunto ai baricentro, in modo che l'assetto dell'artificiale in affondamento sia neutro. Questo cosa comporta? Comporta lo spostamento di massa dalla più verso la coda. Quindi generalmente questo comporta un aumento delle dimensioni della paletta. In presenza di peso c'è un altro metodo che aiuta a dare movimento artificiale senza incidere troppo sulle dimensioni della paletta, e ci viene incontro il principio di Archimede. Il trucco sta nel rendere, tra virgolette, instabile l'artificiale. Cioè, riprendendo il disegno che abbiamo, in genere la piombatura si tende giustamente a metterla sul basso. Perché? Perché in questo modo diamo stabilità all'artificiale in modo che non vada per il conto suo, riesca a nuotare dritto. Il rendito instabile sembra un controsenso, ma in realtà lo rendiamo instabile non in maniera totale, ma ovviamente in maniera controllata. Il trucco sta di aumentare la massa galleggiante al di sopra della linea longitudinale. Ritornando sempre al disegno, la linea longitudinale l'ho disegnata ed è quella che va dall'anello di testa all'anello di coda. Quindi maggiore legno porterete sopra questa linea, un materiale comunque galleggiante sopra questa linea,
più facilmente l'artificiale si muoverà. Ed è uno dei motivi per cui spesso e volentieri viene detto, soprattutto ai principianti che fanno l'artificiale e poi non si muove male, di abbassare l'anellino di testa. In questo modo, abbassando l'anellino di testa, si abbassa la linea longitudinale che va nei due punti, che fa da fulcro poi al movimento, perché noi traiamo sull'anellino di testa, e quindi spostiamo massa galleggiante di sopra questa linea. Quindi se noi creiamo un artificiale con un, tra virgolette, gobba maggiore sopra, per quanto possa essere controintuitivo, in realtà l'artificiale si muoverà meglio, molto meglio. Cioè più che meglio, la paletta avrà bisogno di minore forza per innescare il movimento, perché l'artificiale è più instabile. Un altro metodo, e guardiamo quest'altra figura, è agire sulla sezione dell'artificiale, perché spesso e volentieri magari abbiamo da inserire un grosso peso, perché vogliamo fare un artificiale molto pesante, quindi aggiungere massa sopra, sì, si può fare, ma c'è un limite, non è che posso creare una gobba di 10 cm su un artificiale di 2 cm. Cioè, comunque, poi dopo, oppure devo fare un artificiale che lavora bene in corrente, non è che posso dargli una sezione frontale esagerata. E poi comunque più legno metto, poi di conseguenza ancora più piombo devo mettere e diventa poi una corsa all'infinito. L'altro modo è agire sulla sezione dell'artificiale. Il disegno A è la sezione dell'artificiale più o meno regolare, che può essere ellittico, può essere tondo, può essere rettangolare, ma in questo caso. Il trucco è creare una sezione trapezoidale in cui la base è più stretta e la testa sopra è più larga. In questo modo, tenendo l'anellino nella posizione che ho segnato, come vedete la quantità di massa galleggiante è molto superiore sopra rispetto alla parte sotto. Attuando queste semplicissime regole si riesce a far muovere un artificiale in maniera più semplice. Di conseguenza vengono anche logiche in base a quello che ho detto fino ad ora, le regole tipo di assottigliare la coda o meno. Ovviamente se assottiglio su un artificiale, assottiglio la coda o comunque assottiglio la sezione posteriore più possibile, ovviamente tolgo massa, quindi la paletta dovrà fare meno fatica, meno lavoro, cioè avrà meno peso da spostare e quindi si muoverà di conseguente meglio. Ultima cosa, quando calcolate il peso per equilibrare l'artificiale, tenete in considerazione l'armatura, perché è metallo, quindi è più pesante. Veniamo ora a un ultimo argomento. Lo tratto brevemente perché, pur essendo importante, almeno all'inizio, poi dopo c'è tutto e dietro ci può essere un mondo, ma almeno all'inizio è inutile stare a perderci troppo tempo, nel senso che si può fare con tutte le versioni standard. Cioè, sto parlando della paletta. Su questo disegno vedete tre tipologie di pietretta. Scusate il disegno, ma io disegno da cani. La tipo A è una paletta trapezoidale, la tipo B è la paletta classica, quella fatta a goccia, e tipo C è a goccia allungata, che è tipa dei cranchi di profondità. Io direi che come forme rimanete su queste che sono le standard. Se non vi dovete rompere le scatole, almeno all'inizio, per capire un attimino anche come fare muovere l'artificiale, utilizzate il tipo A, che è più semplice da costruire, e poi utilizzate sull'altro. Poi ogni tipologia di paletta ha delle conseguenze, cioè ha delle conseguenze sul movimento, sul tipo di movimento e quella, però al momento non fossilizzare. Intanto lo scopo iniziale è muovere l'artificiale. Molti mi chiedono che dimensioni. La risposta giusta sarebbe QB, quanto basta, perché in base a come quello che ho detto prima, la paletta può avere tutte le dimensioni possibili in base a quanto lo voglio fare peso, al peso dell'artificiale, quindi a quanto piombo, al peso specifico degli elementi usato, quindi dare delle indicazioni generali si fa male. Si può dire una indicazione
di massima, che è per un genere, inizialmente per un artificiale galleggiante o comunque un affondamento medio si mette una paletta che è poco più larga dell'artificiale e poco più lunga dell'altezza dell'artificiale. Questo come regola generale. Poi ovviamente se ho giocato bene su come ho fatto la sagoma con tutti i trucchi che ho detto prima, magari riesco a ridurre anche di parecchio la dimensione della paletta. Riducendo la dimensione della paletta, quindi ho un minore resistenza all'avanzamento e un più facile utilizzo dell'artificiale. Ultima cosa sulla paletta, come molti avranno visto sulle realizzazioni di autocostruttori, ora magari non da me perché tendono a non utilizzarla, però magari su altri autocostruttori, è la bombatura sulla paletta, cioè creare sulla paletta una concavità. Qual è lo scopo? Lo scopo è aumentare la superficie della paletta a parità di ingombro frontale in modo da aumentare la resistenza che la paletta fa all'avanzamento e quindi, tradotto in soldoni, a parità di dimensione della paletta avere cioè una scodinzolio maggiore, perché la paletta ha più forza, riesce a creare più, tra virgolette, più lavoro. Questo è giusto saperlo. Ora, a me non piace tantissimo perché mi garba più lavorare sulla sagoma sezione in modo da avere bisogno di palette meno ingombranti, più piccole, senza utilizzare queste funzionalità. Però diciamo che lo scopo della bombatura è questo, quindi se avete necessità utilizzatela pure perché il suo lavoro lo fa in maniera ottimale. Questo video teorico finisce qui e si spera che il prossimo di farli un pochino più pratici. Alla prossima!